Che dici di questo? Processore Intel quad-core, il Q6600, accompagnato da 4 GB di RAM e la scheda video, la T-Radeon HD 4890. Ah, e allora ti propongo il Super Pentium 3 con ben 512 MB di RAM e la scheda video, una 3DFX Voodoo 3 2000. Pure vizi qua. Vabbè dai, ne ho ancora un altro, vediamo se ti può andare bene. Il Presario. Oh, forse ci siamo. Ora lo guardiamo da vicino e poi mi dirà a fine video se va bene. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Il protagonista del video è questo computer. È un computer che è stato prodotto da Compaq, celebre produttore di computer che poi è stato acquisito da HP. Questo Presario 7350 è un computer che ha più di 20 anni, probabilmente è stato prodotto tra il 1999 e il 2000 ed è un computer di interesse per Windows Me, che a fine video ci dirà se gli va bene come sua nuova casa. Quel che non sa Windows Me è che questo Presario, per arrivare in questo stato, gli ho fatto un lavoro di pulizia e manutenzione e ora andiamo a vedere cosa ho fatto e ciò ci permetterà di vedere quali sono i componenti interni di questo computer. È stato per tanti anni nel garage, quindi ciò si traduce in polvere ovunque, sulle parti esterne, all'interno, quindi pulizia delle parti esterne con un panno in microfibra inumidito e poi di parti come ad esempio il lettore DVD, che anche lui era ricoperto di polvere. Una piccola avvertenza: quello che ora verrà è un qualcosa che ho trovato sotto il computer, magari c'è qualcuno che sarà più sensibile, non è una scena horror, è il resto di un insetto, quindi vi ho avvertiti. E voilà, è quel che resta di un ragno. Ci sono tanti posti nel mondo dove un ragno potrebbe costruire la sua casetta, ad esempio su un albero oppure proprio nel garage stesso, ma lui è andato proprio sotto questo computer, in quell'angolino, e non possiamo neanche chiedergli perché. Vabbè, evidentemente gli piaceva lì. Andiamo avanti. Rimosso il ragno, poi ho pulito la parte inferiore del computer, smontando i componenti all'interno. Ecco qua la scheda madre. E qui una sorpresa. La scheda madre è fissata su una lastra di metallo. Vabbè. Inizio a pulire la scheda madre per poi passare a rimuovere il dissipatore e la ventola del processore e qui cosa accade? Che il dissipatore non si voleva staccare. Questa cosa mi ha ricordato quel che accadde con la prima Xbox che abbiamo visto nei precedenti video. Anche lì accadde la stessa cosa, il dissipatore della GPU non voleva venire via, quindi cosa ho fatto? Ho riscaldato il dissipatore con la Hot Air Station con una temperatura di 100 gradi e facendo così riscaldare il dissipatore la pasta termica sottostante si è ammorbidita e sono riuscito a staccare il dissipatore. E di nuovo un'altra sorpresa, questo computer ne era pieno. Trovo una specie di garza, non so cosa ci facesse lì tra dissipatore e processore, forse è la prima volta che ho incontrato una cosa del genere. E poi rimozione della pasta termica, durissima, non voleva venire via. Dopo un po' alla fine sono riuscito ad ottenere questo risultato e guardate qua, sopra il processore ci sono le sue informazioni. È un AMD K6 II, processore di successo per AMD, diretto concorrente del Pentium 2, costava di meno ed era equiparabile in termini di performance. Ad accompagnarlo poi abbiamo due banchi di RAM da 128 MB, SDRAM PC 133 e come hard disk abbiamo un Maxtor da 60 GB. Tempo di rimontare il dissipatore, ho spalmato l'Arctic MX4. Prima di rimontare il computer c'è stata una cosa che ho dovuto fare. Mentre operavo all'interno del computer casualmente ho sfiorato un condensatore della scheda madre e il risultato qual è stato? Il condensatore si è staccato. Io
forse le foglie del mio bonsai sono più resistenti. Comunque, dopo vari tentativi per capire l'approccio migliore con cui risaldare il condensatore sulla scheda madre, eccolo qua tornato nella sua posizione e poi riassemblato il computer. Come vediamo è un computer dall'aspetto compatto e questo richiede un po' di accortenza con i cavi che ci sono all'interno. Poi cosa faccio? Testo il computer per vedere se tutto è ok e il risultato qual è? Artefatti, RAM non riconosciuta correttamente, lettore floppy non riconosciuto. Quindi riapro il computer, smonto la parte relativa al lettore floppy e all'hard disk e inizio a cercare il modo corretto di attaccare il cavo del lettore floppy. Dopo diversi tentativi ci sono riuscito, il lettore floppy è stato riconosciuto correttamente. Per quanto riguarda la RAM l'ho smontata e rimontata perché probabilmente il problema era stato causato da un urto durante l'assemblaggio. E anche nel BIOS un problema molto curioso, sembrava come la tastiera saltasse alcune volte la pressione dei tasti. L'ho risolto mettendo un convertitore PS2 USB e proprio nel BIOS applico le impostazioni predefinite con il risultato che il processore è stato riconosciuto correttamente e anche il resto è correttamente riconosciuto, come ad esempio il lettore floppy. Conclusione: il risultato è che il computer è pulito e funzionante. E ora vediamo cosa dice Windows Me. Allora, che te ne pare? Va bene come nuova casa? Meno male. Che pazienza che ci vuole. E ora ditemi la vostra su questo computer che ha scelto Windows Me come sua nuova casa. È un computer che poi ci permetterà in un successivo video di vedere, di esplorare le caratteristiche di Windows Me, un sistema operativo molto famoso perché è reputato da molti come il peggior sistema operativo di Microsoft di sempre. Nel frattempo nella descrizione vi lascio il link ad un video dove parlo di un altro sistema operativo di Microsoft che invece secondo me lo è. Io vi saluto, ciao! Complimenti, bella scelta.